Vediamo se funziona. Allora, vediamo se funziona. Prova. 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 Oh, si sente. Oh, si sente. Ma si sente doppio? Perché si sente doppio? Ma si sente doppio? Perché si sente doppio? Mannaggia. Forse sto provando un paio di cose. Sto provando un paio di cose. Ecco, vediamo così forse. No, no. Ecco, vediamo così forse. No, no. Ecco, vediamo. No, no. Forse così? Forse così? Niente, non so perché si sente malissimo. Niente, non so perché si sente malissimo. Niente, non so perché si sente malissimo. Così? Perfetto. Oh, vediamo se... Allora, Twitch c'è. YouTube. Vediamo di farlo partire. C'è anche YouTube. Vediamo se funziona su YouTube. Io ti sento un po' basso, sembra che sei distante. Grazie, Re. Allora adesso metto a posto. Scusate, sto testando perché ho un nuovo... Aspetta che tolgo il... Ecco. Adesso provo a aumentare. Meglio? Meglio forse un po'? Ancora un po'? Così dovrebbe andare? Fatemi sapere. Ciao Gaetano, ciao Antonio, ciao a tutti. Come state? Come state? Tutto a posto? Fatemi sapere se si sente bene. Allora, scusatemi, ma sto testando un po' di cose perché voglio tornare a fare le live, ovviamente, solo che volevo provare a metterle anche su Twitch. Dato che ci sono, volevo metterle anche su Twitch. Perché no? Non sono ancora in grado, quindi sì, meglio adesso, perfetto. Average stream bitrate. Un viewer. Ciao! Scusatemi ragazzi, è la prima live che faccio e sto provando a metterla sia su un canale che sull'altro e vediamo come va. Perfetto. Allora, come state? Tutto a posto? Aspetta che prendo in mano il computer, se no sembra che continuo a guardare in giù. Oh, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Come state? Tutto bene? Scusa, ma Twitch come ti chiami? Mi scrive Gaetano. Ma sai che non lo so, l'ho aperto così a caso e ho detto proviamo, dato che ci sono, scusa, faccio le live, sto iniziando a fare le live anche qua su YouTube ogni martedì, quindi proviamo a metterli anche su Twitch, dato che ci sono, ho trovato su OBS un qualcosa che mi aiuta a farlo e si chiama... com'è che si chiama? Penso Marco Degli 97. Sì, Marco Degli 97. Francesco, ciao Marco, sei in Giappone o sei tornato? Sono tornato 2 o 3 settimane fa. E, anzi, cavoli, ormai sono tornato da un bel po'. Sono tornato un mese fa ormai. Oh, mamma mia, come passa il tempo. Che brutto. E io che pensavo di, di essere appena tornato. Ho ancora il jet lag praticamente. Voi come state, ragazzi? Ho appena finito di fare i video
per YouTube, ho appena finito di fare i video per TikTok, ho appena finito di fare tutti i video, ho fatto palestra, ho fatto yoga, ho cenato, ho fatto la doccia, ho fatto tutto e adesso finalmente posso godermi un po'. Ho visto i feedback che mi avete dato dalla settimana scorsa per la live, questa sera cercherò di farla un po' meglio, infatti adesso sto usando la videocamera, dovrebbe vedersi bene, sto usando il microfono invece che il telefono, quindi dovrebbe sentirsi anche meglio e in più la farò più lunga, quindi sono qua per qualsiasi domanda, qualsiasi cosa. Se volete anche che tratto degli argomenti particolari, me lo faccio molto volentieri. Sara, eccoti qua. Ciao Marco, ciao Sara, come stai? Tutto a posto? Fatemi sapere se volete che parli di qualcosa in particolare o se no intanto possiamo comunque fare un po' in cui vi saluto e rispondo alle domande e comunque alla chat. Buono a saperlo, martedì live non avevo capito. Prima di partire per il Giappone facevo le live il martedì, quindi era qualcosa che, dato che il martedì è il giorno in cui faccio i video, perché la mia settimana, adesso vi racconto un po', dato che ci sono, se volete vi racconto un po' il mio dietro le quinte. La mia settimana in realtà è molto costante. Quello che faccio è fare il lunedì tutte le idee per i video. Vabbè, allora contate, vabbè, palestra, allenamento, yoga, li faccio tutti i giorni. Ma in particolare, quello che faccio il lunedì confronto agli altri giorni è mettere giù tutte le idee per i video, mettere giù le idee creative, fare domande, introspezione, fare journaling, tutte queste cose qua, in modo tale che poi il martedì registro quei video, quindi faccio palestra, poi la doccia e poi registro i video. Dato che sono lì con la videocamera pronta e tutto pronto e ho i capelli puliti e tutto pulito, a questo punto faccio anche le live. Il mercoledì edito i video, il giovedì li preparo, quindi li metto a caricare, faccio le thumbnail, faccio i titoli, le descrizioni e il venerdì sono pronti. Quindi dal venerdì, sabato e domenica di solito i miei video sui miei canali, ho 4 canali in questo momento, compreso TikTok, YouTube e Instagram e tutto, escono il weekend di solito, anche i contenuti brevi li faccio uscire tutti i giorni. Allora, Gaetano mi dice, il reel ultimo sulla meditazione è potente veramente, dovresti farci un video. Grande, grazie mille Gaetano, sono super contento che tu l'abbia visto e che ti sia piaciuto. Sto cercando di fare dei contenuti un po' più così, e anche su argomenti che mi piacciono, quindi ho inserito uno così sulla meditazione, vediamo il feedback. Sara, tutto ok, grazie a te, come si vede bene, che qualità. Hai visto? Sono super contento perché è la nuova... Sto facendo con la videocamera invece che col telefono. Il telefono ce l'ho qua, ma è anche la nuova lente. Quando sono stato in Giappone mi sono comprato una nuova lente per la mia videocamera che si vede, cioè è una lente pazzesca. So che magari a uno che non interessa della videografia o fotografia è un po' così, ma è una lente, una delle migliori praticamente, è una G-Master, è una Sony G-Master, quindi qualcosa di pazzesco. Ci ho investito un po' di soldi, però vendendo la mia alla fine non è costato così tanto. Tra l'altro sono in live anche su Twitch, quindi se avete qualsiasi domanda anche su Twitch, è la mia prima live su Twitch ragazzi, quindi se avete qualsiasi domanda molto volentieri. Parlo di tendenzialmente sui miei canali, sono un content creator italiano, faccio al momento anche in inglese, in realtà ho dei canali anche in inglese, di solito su YouTube, Instagram e TikTok. E documento un po' quello che faccio nella mia vita, quindi sono partito come ex atleta, facevo nuoto agonistico, poi ho iniziato il lavoro nella moda come modello, ho fatto esperienza nei concorsi, ho vinto Mister Italia, poi Mister Model International a Miami, poi nelle Filippine a Mister World e dopo quando sono tornato ho iniziato a lavorare con i social media, quindi con i social ho iniziato un percorso più interiore, ho iniziato a fare yoga, meditazione ogni giorno, da lì Marco l'ho distrutto completamente, ho iniziato a lavorare tanto sui miei traumi, sulla cura di sé, sulle abitudini, sulla cura interiore, ho iniziato invece che cercare risposte all'esterno con libri e tutto all'interno. E quindi tuttora documento un po' il mio percorso. Quindi se avete qualsiasi domanda sto switchando, sono qua col computer a manovrare il tutto, da Twitch a YouTube, a Twitch a YouTube. Quasi quasi se riesco la prossima volta, dato che vedo che funziona qua, posso provare a inserire anche TikTok, così fare la live anche su TikTok tutto contemporaneamente, tanto vedo che si riesce tranquillamente. Anche perché non so in realtà se la live sta funzionando su Twitch. Se avete una qualsiasi... Cioè se c'è qualcuno in live su Twitch che mi sta guardando, mandatemi in chat un ci sono o un si sente o un qualcosa.
Sara mi dice da YouTube, non utilizzi la cover per smartphone o è trasparente? Non la utilizzo semplicemente perché non mi piace e dato che comunque io il telefono lo utilizzo tanto per lavoro, lo cambio ogni anno e quindi alla fine in un anno non faccio in tempo a romperlo. E in più vi dico anche la verità, a parte che io sono appassionato, mi piace proprio il design, mi piace la tecnologia, l'innovazione, quando vedo un nuovo telefono che lo utilizzo, a me piace molto Apple, ma ultimamente anche i Samsung sono pazzeschi, i Pixel, ma vedere il telefono così mi piace proprio usarlo e in più secondo me utilizzando la cover mentalmente ci sto meno attento, quindi lo rompo di più, perché dico vabbè tanto è protetto, quindi lo butto qua, lo butto là. E invece tenendolo libero, secondo me ci sto molto più attento. Gaetano, Twitch per i contenuti che porti potresti essere un unicum, un unicum. Di solito lì sono tutte reactions, chatting Ok, non lo sapevo, però... o in teoria, fammi vedere, in teoria posso fare anch'io le reaction, fammi provare. Ah! Cosa vedete voi adesso? Ah, quello che vedo io ovviamente. Praticamente mi sono fatto anch'io questa cosa per fare le reaction insieme. Vedete, io adesso sto monitorando con Safari me stesso per vedere la chat e quindi vedete questa cosa. Però in futuro posso fare anche che si vede altre cose. Quindi sono pronto anch'io alle reaction. Se volete facciamo qualcosa insieme. Qualche reaction insieme volentieri. Ma guarda che puoi fare contemporaneamente YouTube e Twitch con la stessa visuale, non devi avere più dispositivi. Ma infatti non ho più dispositivi. Sto utilizzando OBS per fare insieme. Solo che Twitch è live, cioè il Twitch non ho mai fatto live, quindi ho zero spettatori. Cioè ho uno spettatore adesso che non so chi sia, quindi se ci sei fammi un fischio, grazie mille per il supporto. E ovviamente le prossime live, magari adesso questo è un po' un test anche per vedere se funzionava, le prossime live cercherò di farle magari a tema. Quindi in effetti la storia della reaction ci può stare, o addirittura magari anche reagire sia a qualcosa insieme, o parlare di un argomento specifico, o insomma qualcosa di un po' più diretto. Ci può stare, no? Cosa dite? Gaetano, reaction a se stessi in live, metaverso. Pazzesco. Però, vedi, allora, live, però io in questo momento, se faccio ad esempio così, YouTube, vediamo. Se faccio... Cos'è che posso farvi vedere? Ah, vedi, io posso aprire qua se io apro Reaction Safari mi sono fatto un'altra, diciamo, immagine, un'altra scena su OBS, quindi io in realtà posso farvi vedere anche quello che guardo io. Va bene, insomma, in caso si può fare. Sara, come sta andando il tuo percorso su YouTube? Sei soddisfatto? Allora, in realtà al momento no, al momento non sono soddisfatto, non mi stanno piacendo tanto, cioè mi piacciono i video che faccio, ma non vedo riscontro, vedo che alle persone non piacciono, quindi devo trovare un format che riesco a fare e che piace alle persone. Quindi devo trovare un po' più un mio format, un qualcosa che piace. E sto testando varie cose. Adesso, scusami, ho finito di postare i video del Giappone, i vlog. Li ho finiti di postare, mi sembra che questa settimana esca l'ultimo di Miyakojima e il rientro. Quindi finiscono quelli e poi provo con vari test, varie cose. Oggi ho già fatto un video test che uscirà tra 2 settimane probabilmente sul paragone con gli altri. Quindi proverò a fare argomenti un po' più difficili, proverò a fare argomenti un po' più complessi o anche semplicemente farvi vedere le mie abitudini e portarvi un po' nelle giornate con me. Comunque io non so... Ah, ma io forse sono live su Twitch, ma non so se sono... Fammi vedere. Come si fa?
Non so nemmeno se... cioè sono live, ma non so se devo premere qualcosa per essere anche visibile agli altri. Ah, in teoria sono live. In teoria sono live. Mm. Boh, vabbè, speriamo. Speriamo. Non so come si faccia, ragazzi, a fare Twitch. Non ne ho idea e non so neanche se sono... cioè non so neanche come, tipo, resettare setting stream. Cioè non so neanche come si fa a chiamare la live in altro modo, per dire. Stream manager, ok, sono live, ma come faccio a cambiare il titolo della live? Vabbè, guarderò. Difficile portare un solo tema, fai 3000 cose, ma giusto così devi portare quello che sei. Vero Gaetano, è molto difficile, è sempre stato un po' il mio cruccio, quello di non riuscire a portare un argomento specifico, ma portare un po' i miei interessi, ma a quanto pare, a parte che l'algoritmo comunque i social premiano chi fa un qualcosa di verticale, e io non sono mai stato così tanto verticale. Cosa è successo? Con Safari. eh, Oddio, ma è indietrissimo la mia live su YouTube. Sto notando adesso che è indietrissimo. Come mai? Boh, vabbè. E... Non sono mai stato verticale, sono sempre stato, diciamo, orizzontale sugli argomenti, e quindi è sempre stato un po' il mio cruccio. Però purtroppo i social premiano il verticale e quindi anche se provo a essere un po' verticale, devo comunque cercare un tema o un format almeno che crei coerenza tra i video, perché sennò è un po' difficile. Sara, un'altra domandina. Ti capita mai di utilizzare troppo lo smartphone durante la giornata oppure riesci tranquillamente anche a farne meno? Bella domanda, Sara. Allora, ti dico la verità, c'è un'applicazione che ho scaricato, non è sponsorizzata né niente, è semplicemente qualcosa che utilizzo tantissimo. Si chiama OneSec, ma penso che ce ne siano altre che fanno la stessa cosa, che ogni volta che, soprattutto la mattina e alla sera, ogni volta che apro i social media, mi fanno fare una pausa e mi dicono respira, sei sicuro di voler aprire i social media? E quei 10 secondi di pausa praticamente mi impediscono di utilizzare i social in modo compulsivo. Se utilizzo i social meno, quindi entro solo per postare o li utilizzo nel modo corretto, automaticamente uso meno il telefono. Quindi sto cercando di utilizzarlo quanto meno possibile, contando che ci lavoro, quindi non è così difficile, cioè non è così facile, però cerco di non usare almeno i social tanto. Poi in realtà io guardo tantissimo YouTube, tantissimi video anche mentre faccio palestra, mentre faccio altre cose, mentre mangio. A me piace guardare video, mi piace guardare tanti video e quindi YouTube lo utilizzo tantissimo. Poi rispondo ai messaggi, alle mail, ogni tanto giochicchio e quindi lo utilizzo così. Però allo stesso tempo cerco di usarlo il meno possibile. Ok, sto guardando come è messa la live. Vediamo com'è messa. Piace alle persone. Quindi devo trovare un po' un... Mamma mia, è in ritardissimo la, la live su YouTube. Sarà tipo un minuto in ritardo. Che peccato. Vabbè, insomma, è così. Quindi vabbè, insomma, diciamo che intanto è un po' un test stasera. Scusatemi se sono un po' distratto, sto cercando di guardare a parte che se avete domande, volentieri sono qua per rispondere alle domande. Sto cercando di capire come mai Twitch non c'è assolutamente nessuno, però è anche un po' un test, quindi se c'è qualcuno che mi guarda, scrivetemi in chat, perché in realtà vedo che ci sono 2 spettatori, quindi ciao. Sto rispondendo anche alle domande su YouTube.
è un po' la mia prima live. Non so come si cambia il titolo, come si cambia il titolo? Ah, edit stream info, ma guarda un po'. Allora metto prima live, category just chatting, ok. Italiano. Ah, sono riuscito a cambiare. Perfetto. Sono riuscito a cambiare le... Prima live. Perfetto. Allora. Gaetano, hai altri viaggi in programma? Allora, al momento no, a parte, vabbè, una breve vacanza magari con la famiglia, tipo a Rimini, qualcosa di estivo, tranquillo, ma al momento no, perché ti dico la verità, a parte che, vabbè, il Giappone è costato un po', quindi sto cercando di riprendere un po' di soldi, adesso sto cambiando commercialista, c'è stata una cosa di tasse, qualche problema vario a livello fiscale leggero, nel senso semplicemente le tasse da pagare, tutte queste cose qua. E quindi diciamo che è stata una bella botta, sto cercando di mettere via un po' di soldi per poi tornare a viaggiare magari dall'anno prossimo. Avevo già in mente di in realtà tornare in Giappone a fine anno, ma vediamo come vanno le cose. Mi piacerebbe vedere la Cina, mi piacerebbe vedere la Corea, mi piacerebbe vedere Bali, mi piacerebbe vedere un po' di cose e tornare a Tokyo sicuramente. Mi piacerebbe anche andare in America se non costasse così tanto e non rischieresti di la vita solo per girare per strada. Non mi sembra in ritardo il live, c'è stata una pubblicità di qualche secondo, dice Sara. Ah, c'è stata la pubblicità? Ah, mannaggia, è vero. È vero perché se... Pensa che io ho pagato YouTube Premium tipo 2 anni fa, che è praticamente tipo un abbonamento tipo Netflix ma per YouTube, che praticamente ti dà qualche cosina e in più ti toglie le pubblicità dei video. E mi ero completamente dimenticato, a volte mi dimentico che in effetti i video normali sono monetizzati, cioè hanno le pubblicità. E spero non vi dia fastidio, ecco. In caso vedo se c'è qualche impostazione per toglierlo dalle live. E... Però ragazzi, YouTube Premium penso che sia stato, cioè almeno io utilizzo tantissimo YouTube, guardo tantissimi video, penso che sia l'investimento migliore che faccio ogni mese. Però capisco che non tutti guardano tanto YouTube. Le partite IVA sono degli eroi, sempre pensato, ma più che degli eroi dei matti. Grazie a tutti, piacerebbe vedere il mondo. Ma ci sta una su YouTube che documenta la sua isola nelle isole Svalbard, non so come si scrive, sta insieme alle foche e scienziati per esperimenti. Incredibile, vedi, in realtà anche quando ero all'estero, cioè comunque il fatto che sei già all'estero, già quello ti dà tanti stimoli anche per i contenuti che fai, perché ovviamente vuoi documentare quello che fai, quindi è bellissimo. Oltre l'esperienza che fai tu è anche bella da condividere. Cioè orsi più che foche, ok. E beh, comunque è figo. Ciao Sara! Sara, nessun fastidio, è durata qualche secondo la pubblicità. Bene, meno male, meno male, meno male. Tra l'altro sta entrando, stanno salendo. Che stanno andando a letto tutti qua, quindi cerco di abbassare un po' la voce. Ma quante Sara stasera? Eh sì. Vabbè, in caso ragazzi, se vedo che entra qualcuno, tolgo un attimo l'audio. Voi invece? Voi come state? Ovvio ragazzi, contate che allora le prossime live di martedì cercherò di farle ovviamente stando, cioè magari con un argomento specifico, o magari facendo delle reaction o qualcosa, come vi ho detto, o magari anche semplicemente leggendo i vostri commenti e rispondendo, sarebbe interessante. Se, cioè questa oggi è un po' una live di prova, un po' perché stavo testando per vedere se funziona anche Twitch, perché sto streamando anche su Twitch ed è la prima volta. E un po' per riprendere, perché ovviamente voglio un attimo riprendere. Ho visto che qua su OBS, che è quello che sto utilizzando per fare le live, si può utilizzare anche vertical, quindi magari proverò a fare anche TikTok, tutto insieme. Così anche c'è più da chiacchierare, no?
perché ovviamente tra la live di Twitch e quella di YouTube e quella di TikTok ovviamente c'è anche un po' più da chiacchierare. Ciao Marco, come stai? Sara, quale social preferisci? Penso che il mio social preferito sia YouTube, anche se secondo me non è proprio un vero social media. Un social network vero è forse, cioè, il più social network di tutti penso che sia Facebook. Gli altri sono cambiati un po' da quando c'è la cosa degli influencer, dei creatori di contenuti e tutto, non è più tanto social network, è una cosa diversa. E YouTube penso che non sia proprio un social media, però se devo scegliere una piattaforma da dire tengo quella, penso che sia YouTube. Uno perché consumo tantissimi contenuti, cioè io penso che sia quello su cui sto più tempo in assoluto. E due perché secondo me il livello di interazione che hai con YouTube è più difficile magari crescere, ma il livello che crei di community, di interazione è completamente diverso dalle altre piattaforme. A me piacerebbe visitare l'America tutta, soprattutto il Sud America, dice Gaetano. Io del Sud America ho visto solamente il Messico e di America ho visto Los Angeles e Miami, quando sono andato a fare i concorsi vari. E ti devo dire che mi è piaciuto, mi piacerebbe visitare anche a me un po' più l'America. E il Sud America, vabbè, il Messico è stato bellissimo, però sono cose che secondo me vanno viste accompagnati da qualcuno del posto, comunque sapendo quello che stai facendo. Ciao Marco. Ma vediamo se... Scusatemi, è entrato qualcuno. Allora, non so perché su Twitch non riesco a far andare alcune cose. Twitch è ancora un po' un mistero per me, mannaggia. Vabbè, riuscirò a capirlo in qualche modo. Gaetano, hai fatto altri video con tuo amico Mister Italia oppure solo due? Ne ho fatti solamente due. Ho fatto quei due che avete visto, uno sulla moda e uno sui profumi. Anzi, in realtà no, ne ho fatto un altro, ma non l'ho postato sul canale principale. L'ho postato su un altro canale secondario che ho in inglese perché l'abbiamo fatto in inglese. E abbiamo fatto la stessa cosa dei profumi, ma in inglese. Quindi abbiamo fatto la reaction, cioè gli ho fatto sentire dei profumi diversi da quelli in cui ho fatto il video in italiano e gliel'ho fatti sentire e abbiamo fatto la reaction in inglese. Quindi abbiamo fatto un video anche per l'altro canale, siccome ho questo canale un po' test che sto testando di solamente beauty in inglese. Però non so se è già uscito in realtà, ora che ci penso, quell'altro, perché abbiamo fatto tre video, non so se l'altro, fammi vedere se è già uscito, quello, sì, sì, è uscito, Agenzie Modelli con Matteo, perfetto, perfetto, sì, 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 perfetto. Vediamo, software per lo... Ok, ma posso chiedervi un favore? Qualcuno che ha Twitch può andare sul mio profilo Twitch a vedere se la live funziona correttamente anche lì? Mi fareste un favore gigantesco. Su Twitch penso di chiamarmi Marco Delia 97 anche lì. Se andate e mi scrivete tipo qualcosa in chat solo per capire se funziona, mi fate un favore. Ah, non è in ritardo la live, ero io rimasto indietro. Ok, ok, scusatemi.
Sara Broccoli, non ho Twitch, non ho TikTok, non ho X. Sei solo su YouTube. Ottimo. YouTube è il migliore. Vediamo se... Allora... In teoria dovrebbe funzionare. Ma secondo me è una buona idea fare lo stream sia su Twitch che su YouTube contemporaneamente. Penso di sì, cioè penso che non cambi niente. Sara, era partita un'altra pubblicità. Lo so. Se volete provo a trovare come toglierle. Vediamo, messaggi principali. Ah, wow, posso... timestamps. In che senso? Ah, posso vedere le cose della chat, che bello. Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, YouTube ho solo presentazioni ma non uso per caricare contenuti, scrive Sara Brucoli. Persino Telegram. Luca, 10 giorni or sono andato a Milano per un incontro con un'agenzia, mi scrive. Essendo alle prime armi ho accettato un corso per sfilata per una cifra piuttosto alta, può essere un'esperienza utile? Ciao Luca, allora, ho accettato un corso per sfilata per una cifra piuttosto alta. Allora, voglio essere totalmente trasparente sinceramente non penso sia stata una scelta giusta, ma non è colpa tua, perché sono queste agenzie che purtroppo ne approfittano di queste situazioni per guadagnare su quelle cose. E molto probabilmente è difficile che un'agenzia che venda cose del genere poi fa lavorare i propri modelli. Io consiglio sempre alle persone così, innanzitutto di dirmi il nome dell'agenzia in modo tale che lo metto pubblico e se qualcun altro mi chiede si può denunciare un po' questa cosa qua, perché un'agenzia, cioè è una truffa, diciamo, bella in vista. Però l'altra cosa che si può fare, ad esempio con altri ragazzi che mi hanno scritto una cosa simile, è di chiamare i carabinieri. Quando iniziano ad avere più segnalazioni di una roba del genere, poi pian piano magari si svegliano. Gaetano, sei andato a trovare lavoro e ti hanno offerto un corso, proprio l'Italia. Esattamente, purtroppo ragazzi è così. Guadagnano proprio su quella cosa. Tendenzialmente un'agenzia vera, un'agenzia seria, ha un repertoire di modelli molto basso, molto piccolo e quindi ovviamente fanno fatica, cioè non cercano continuamente modelli a meno che non accada qualcosa. Ma i ragazzi di adesso che vogliono scrivere, vogliono comunque provarci, ci sono quelli che vogliono diventare davvero modelli, ma sono anche quelli che semplicemente gli piace l'idea o lo status di essere modelli e quindi pensano che serve una skill per farlo. Non c'è nessuna cosa da imparare, ragazzi, purtroppo, è semplicemente farsi delle foto. Tu vai a lavorare come se tu stai un po' vendendo la tua immagine come un manichino o come indossatore o usare il prodotto di un'azienda. Quindi è un lavoro come un altro, solo che tanti ragazzi hanno un po' questo sogno, si sono fatti un po' un'idea strana di questa cosa, di questo lavoro, e quindi le agenzie ne approfittano per vendergli cose, per vendergli un po' questo sogno. Ma poi non sono agenzie che veramente ti fanno lavorare, guadagnano su questa cosa qua. E purtroppo ci sono e non ci si può fare niente. Cioè, io sto cercando di fare una guerra contro di queste, però è difficile. Una presentazione, cosa sarebbe? Una biografia su qualcosa di me? Ah, ok. Sei andata proprio... Ok, allora Sara, può essere una buona idea fare live contemporaneamente secondo me. Magari potresti pubblicizzare la cosa su Instagram per avere più persone in live. Magari lo fai già. Vero? No, non l'ho fatto, però sì, questa è stata una live di prova, quindi provo, ma si può fare. Ah, ok Sara, io una volta volevo lavorare per Vodafone come promoter, così negli stand il tizio al colloquio mi ha proposto le offerte per Vodafone Wi-Fi cellulare. L'ho mandato... Sì, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, che paese. Steven, Marco, how are you? Been a while, hoping life is going well. It's all good, it's all good. Thank you. How are you? How are you? I'm trying to live stream, to start live streaming again, probably every Tuesday. It's a test, but let's see how it is. This is just a test, but I think it's something I will love to do. Just came back from Japan, trying to get back on my routine. It's all well. Sara, lo fanno tante agenzie in vari campi, fanno
contrattino, mettono una formazione e pagano poco dicendo che ti stanno regalando formazione oppure ti chiedono soldi per lavorare. Vergognoso, ma guarda, lasciamo stare. È incredibile. Incredibile. Ma come faccio a vedere se la mia live di Twitch funziona? Come faccio a vedere? Cioè, posso condividere il link? Vediamo. Live. Allora, provo ad andare su Twitch. Provo ad andare su Marco Delia 97. Live. Sì, funziona. Live. Perfetto. No, funziona, allora ottimo, cioè, ci sono un paio di cose da modificare perché sono orribili, non so perché c'è scritto donate appena entro, forse è robe che avevo messo anni fa quando avevo provato ad aprire Twitch. Adesso torno su YouTube, ragazzi, scusate un secondo. Allora, ecco qua. Still loving the hair. It is probably one of the best on YouTube. It is great hair. Thank you, Steven. Appreciate it. Always so kind. I knew well. Thank you. Glad to help. To help out. I know I'm English comment. Don't worry. Don't worry. I always reply to every comment, so don't worry. I really appreciate it. Steven, do you understand Italian? No, non penso. Però è sempre carino. C'è in ogni live. È veramente carino, nonostante io faccia la live in italiano, lui mi segue in inglese, è super carino, incredibile. Tu tu tu. Allora, proviamo a vedere. Ok. Oh, Learn any jiu-jitsu out there in Japan. Great martial art to learn for self-defense. Gaetano, very little, not at all, not a lot of all. No, unfortunately, I didn't have time to train. I just went to the gym, subscribed to the gym, and did something, and also do yoga, of course. Marco, ti è mai capitato una Siddhi da quando fai yoga? Cosa intendi per una Siddhi? Perché forse ho capito quello che vuoi dire, però per sicurezza te lo chiedo. Nel frattempo io qua sto cercando di capire come cambiare le cose, ma non è per niente facile. A whole new world. Allora, Marco, hai fatto partire un live di 1,50? Mi è arrivata la notifica, in che senso?
In che senso? Hai fatto partire una live di 1,50. Scusatemi ragazzi, oggi è tutto un po' un test. Vediamo. Ma in teoria non è... non mi sembra. Forse sto sbagliando qualcosa? 1 minuto e 50. Non lo so. Non so. Penso di no. Cioè, non lo so, forse sì, o probabilmente sto sbagliando qualcosa e non lo so. Allora, abilità particolari. Allora, tu conta che a livello fisico ero già molto prestante, nel senso che essendo cresciuto facendo nuoto come atleta, mi sono sempre allenato, sempre tenuto bene. Diciamo che tante cose sono sempre state un po' particolari in quello che faccio, quindi qualcosa di estremamente particolare no. Un po' da quando ho iniziato yoga, vabbè, il freddo, quindi l'esposizione al freddo, l'esposizione al caldo, la resistenza, sono migliorate tantissime cose. Sto parlando di cose fisiche ovviamente, perché sono quelle che mi hai chiesto. E l'orientamento è migliorato tanto a livello fisico. A livello fisico in realtà SID particolari no. Still, I remember you being strong from a few streams ago. Love to practice jiu-jitsu if you ever learn it. I'm trying it, but not best. I'm 1.7 meters and 84 kilos. I think everyone could do jiu-jitsu, but I think that your 84 kilos and 1.7 is better than mine to do jiu-jitsu. Sì, 10 minuti fa mi è arrivata la notifica di live 1 minuto e 5 che hai 15% di batteria al cell. E dici che hai 15 minuti di batteria? Cosa? Com'è possibile? L'ho appena vista per questo. Ho fatto partire una live di 1 minuto e mezzo in cui dico che ho il 15% di batteria, ma io ho il 20% di batteria. Non so, ti giuro Gaetano, perdonami, ma non ho idea di cosa si riferisca a quella cosa lì allora. Perché proprio non lo so, cioè non mi ricordo di aver detto una cosa così. Sto cercando, provo a vedere sulla dashboard di YouTube se trovo qualcosa che è partito per sbaglio. Che strano. Vabbè, insomma, si prova, sono tutti test. Volevo, secondo me, live di settimana scorsa. Ah, forse. Ah, allora sì, la live di settimana scorsa sì. Ah, sì, bravo, perché l'ho resa pubblica. Bravo, sì, sì, hai ragione, scusami, perché ero qua che giravo per la dashboard di YouTube e ho reso la live, stavo guardando e ho visto che la live scorsa era privata, allora l'ho messa pubblica, quindi forse ti ha dato la notifica per quello. Facciamo una live breve, se vedi nella tua home ci sta, riprendiamo con le live, il titolo, te l'ho detto perché ti è partita. Sì, esatto, 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 perdonami, non sapevo che arrivasse la notifica alle persone, a saperlo non so se l'avrei messa pubblica, ma vabbè. Sara, volevo ringraziarti per portare sempre riflessioni interessanti, grazie mille a te Sara per guardarmi e supportarmi. How tall were you again? Like 1.8? I know you were tall. I'm 1.87 centimeters. Sorry, meters, which means 6.1. Io ho una memoria pazzesca, ho studiato legge per quello. Caspita, lo vedo. Incredibile. No, no, hai ragione, hai ragione. Allora ragazzi, facciamo così. Dato che sono le 10, adesso ho visto
come fare la live su Twitch, ho visto come fare la live su TikTok, adesso provo a guardarmi qualche video per capire come migliorare cioè mettere la chat insieme in modo che le cose siano insieme, a mettere anche TikTok nella live, eccetera. E così la prossima volta riesco a fare la live meglio. E siamo a 45 minuti, quindi diciamo che come test sicuramente va meglio. Scusatemi se... Allora, la volta scorsa ho fatto 30 minuti, un po' meno, questa volta 45, la prossima volta cerchiamo di arrivare a un'ora e sicuramente sapendo cosa sto facendo è anche meglio, anche perché così magari lo facciamo con un argomento specifico e magari fatemi sapere anche voi se avete delle idee volentieri. In realtà intendevo cose soprannaturali. Allora, sono successe, ma non sono tipo skill specifiche che ho preso. Sono successe, diciamo, mie esperienze particolari. Potrei parlarne in un video, magari in una live, più facile, in una live perché ho più tempo per spiegare, però si rischia, parlando di certe cose, di entrare in argomenti sensibili che magari se una persona non è pronta ad ascoltare possono far sembrare me il tutto senza contesto un po' leggero, quando in realtà sono cose belle intense. Yeah, I'm taller. Just messing around. Are you still lifting weights? I see you're staying healthy, eating well, healthy skin, and staying in shape. Yes, I'm still working out every day. I also do meditation every day. I also do my habits every day. I'm trying to do the best as I can. But I stopped martial arts for a while. I will keep going in September. In realtà, scusami, sempre martedì live, sempre martedì, direi di tenere le live martedì. Utilizzerò la community tab, quindi lo vedrete se aprite YouTube, vedrete i miei avvisi ogni tanto, dove metto le foto, ma penso che non metterò più foto perché le condivido solo su Instagram, non ha senso. Inizierò a mettere magari i giorni in cui farò le live e molto probabilmente se è un giorno diverso dal martedì lo dirò, ma tendenzialmente penso che sarà il martedì. Su YouTube va bene comunque, perfetto. Perfetto, perfetto. Va bene ragazzi. Allora, grazie mille di tutto, grazie mille del supporto e concludo la live allora. Faccio esercizi per la postura ogni giorno e sai che mi sento più alto, cioè sono 1, 6'1 e... però, vero, 1,86, però aiutano tantissimo, ma anche semplicemente a migliorare tutto il resto. È un circolo virtuoso, quando migliora la postura poi il respiro migliora e respira tantissime cose. You look great, Marco. Keep up the great work. Still looking like your swimming days, just bigger and stronger. Thank you, Steven. I appreciate it. I'm going to end the live stream now. I will be live streaming every Tuesday night here in Italy. So thanks for the support. For every question, just DM me privately or in the live stream. I really appreciate it. Buonanotte Marco, grazie per il tempo che dedichi a noi, per la tua pacatezza e il tuo impegno per rendere sempre migliori video. Grazie Sara, cerco di dare il massimo, faccio quello che posso con questi piccoli risultati, ma pian piano. Grazie mille di tutto, grazie ragazzi. Sì, hai perfettamente ragione, sono anche cose di cui non parlare con troppa leggerezza perché probabilmente in alcuni casi sono difficili da comprendere e esprimere. Vero? Vero. Però cercherò di farlo. Bello argomento Sedi, ma possono essere banalizzati come argomenti. Esatto, quella è la mia paura, soprattutto in Italia. Va bene, ciao ragazzi, ciao Steven, ciao Sara, ciao Gaetano. Ciao Ottavo, ciao a tutti ragazzi, ciao altra Sara, ciao a tutti ragazzi. Grazie mille di tutto, terrò la live comunque come video, anche se è stato un po' una chiacchierata, un test, ma vabbè. Grazie di tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a martedì. Ciao a tutti.